Ciao, benvenuto sul canale. Oggi ti parlo di questa pianta d'appartamento che porta il nome di pianta ragno. Ciao, io sono Leo e oggi ti parlo di questa pianta che porta il nome di Chlorophytum, conosciuta anche con diversi nomi, come nastrino per via del suo fogliame nastriforme, oppure falangio o, come ti dicevo all'inizio del video, pianta ragno, per il semplice fatto di formare degli steli che terminano a rosetta e ricordano appunto le zampette di ragno. Prima di iniziare a darvi qualche consiglio su come coltivare questa pianta, vediamola da vicino. Ecco qui il Chlorophytum, una bellissima pianta erbacea perenne sempreverde, adatta come pianta d'appartamento per via del suo portamento da queste foglie, come vedete, lunghe nastriformi, e per il suo essere una pianta di facile coltivazione. E non solo, anche per la sua azione depurante dell'ambiente. Questa proprietà gli è stata confermata da uno studio condotto dalla NASA diversi anni fa. Infatti il falangio è in grado di rimuovere dall'ambiente sostanze nocive come il monossido di carbonio e l'oxilene, una particolare sostanza che causa problemi al cervello e non solo. Quindi perché non averla in casa? Tranquilli, è una pianta davvero semplice da coltivare e per averla bella e rigogliosa segui questi semplici consigli. Il Chlorophytum per crescere rigoglioso necessita di luce in abbondanza, in modo tale da mantenere il suo colore vivo delle foglie. Bisogna stare attenti alla luce solare diretta che potrebbe bruciare le sue foglie. Infatti cresce bene in mezz'ombra, tipo sotto un albero oppure all'interno di un appartamento vicino a una finestra. Predilige temperature che vanno dai 16 ai 21 gradi, mentre in inverno non tollera temperature al di sotto dei 5 gradi. Questa pianta non necessita di numerose innaffiature. In estate, se tenuta all'esterno, possiamo innaffiarla 2 volte a settimana, mentre all'interno dell'appartamento una volta a settimana. In inverno riduciamo le innaffiature 2 volte al mese. Inoltre, un consiglio che voglio darti è quello di eliminare il sottovaso per le piante in giardino, in modo che l'acqua non ristagni, mentre per le piante in casa lo puoi lasciare. Ma stai attento con l'irrigazione, in quanto l'acqua stagnante nel sottovaso potrebbe causare marciume radicale. Molti di voi mi hanno chiesto su Instagram come facciamo a sapere se stiamo dando troppa o poca acqua. Il consiglio che vi do è di guardare il terriccio e osservare la pianta. Se osservate delle foglie marroni, può darsi che state dando troppa acqua o poca acqua. Il falangio, come dicevo prima, è una pianta che non ama i ristani idrici, preferisce un terriccio con torba e mix di perlite o sabbia, con un fondo di argilla espansa che ha come obiettivo quella di assorbire e trattenere l'acqua e rilasciarla gradualmente. La pianta ragno è davvero di facile coltivazione. Messa all'interno di un terriccio di buona qualità non necessita di molta concimazione. Comunque l'applicazione di un fertilizzante liquido normale per piante verdi ogni 2 settimane nel periodo vegetativo, che va dall'inizio della primavera fino alla fine dell'autunno, aiuterà sicuramente ad avere un falangio bello e rigoglioso. Per concludere il video vediamo adesso quali sono i problemi che possiamo avere con questa pianta e alcune malattie che possiamo prevenire. Il tipico problema che si può avere con una pianta tenuta in giardino è il ragnetto rosso, che porta le foglie a un cambio di colore tendenti verso il giallo, o comunque con una perdita di colore verde. Per eliminare questo problema si può agire nebulizzando più spesso la pianta oppure utilizzando un prodotto per il ragnetto rosso. Per quanto riguarda invece la presenza di foglie marroni sull'apice delle foglie, può essere una causa di mancanza o eccesso di acqua. Al contrario, se il problema parte dalla base e quindi notiamo foglie nere o marroni, siamo sicuramente in presenza di marciume radicale o attacco fungino. In questo caso vi consiglio di cambiare il terriccio eliminando quello vecchio e chiaramente ridurre le irrigazioni. Un altro problema può essere la presenza di filamenti di cotone, che può essere dovuto alla cocciniglia. In questo caso possiamo utilizzare dei batuffoli di cotone imbevuti di alcol, lo passiamo sulle foglie ed eliminiamo la cocciniglia. Il video termina qui, se ti è stato utile lascia un like e per supportarmi iscriviti al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!